Eccoci qua, buonasera o buongiorno come preferite, da me è sera. Ora siamo qua per dare un attimo un'occhiata a questo webinar che è dedicato all'analisi tecnica. L'analisi tecnica è uno degli strumenti più importanti a disposizione di un trader quando desidera fare trading. Che cos'è l'analisi tecnica? Adesso brevemente ne parliamo un attimo, poi entriamo nel merito con le slide. Nella prima metà del secolo scorso, quando c'era l'inizio, diciamo, dello stock exchange negli Stati Uniti e in altri paesi, tutta l'analisi era dedicata all'andamento delle azioni. L'andamento delle azioni era legato all'andamento della società, i bilanci, le perdite, i piani di investimento, tutte le cose che riguardavano la società. Quindi gli analisti facevano la cosiddetta analisi fondamentale. L'analisi fondamentale nel mercato azionario quindi indica la capacità di elaborare le informazioni pubbliche di una determinata società per prevedere se il valore delle azioni salirà o diminuirà. Ok, quindi questa era la base. Nel 1960-1970, grosso modo, con l'avvento dei primi calcolatori, qualcuno ha cominciato ad applicare le formule matematiche di matematica finanziaria e matematica statistica al prezzo delle azioni e cominciando così a fare quella che si chiama l'analisi tecnica. L'analisi tecnica, quindi, arriviamo subito alla differenza di quella dell'analisi fondamentale, che l'analisi fondamentale analizza le informazioni, l'analisi tecnica analizza i dati con una formula matematica. Ecco, una curiosità, voi immaginate che intorno agli anni 70, da parte degli analisti, dei fondamentalisti, chiamiamoli così, l'analisi tecnica era considerata non etica, immorale, perché era troppo facile e permetteva agli analisti che adoperavano gli strumenti dell'analisi tecnica di avere delle informazioni, diciamo così, in un modo agevolato rispetto agli altri. Però i tempi sono cambiati e noi adoperiamo gli strumenti dell'analisi tecnica con buona pace dei fondamentalisti. Quindi partiamo da una definizione. L'analisi tecnica è una metodologia della matematica finanziaria che studia i dati del passato, prevalentemente due: l'andamento del prezzo, l'andamento del volume dell'oggetto, in ordine al fine di prevedere l'andamento futuro. E tutto questo attraverso delle formule matematiche. Okay? Quindi, secondo l'analisi tecnica, è possibile studiare il passato per prevedere il futuro. Questa è la cosa fondamentale. E i trader oggi adoperano l'analisi tecnica per arrivare a prendere una delle 4 decisioni fondamentali. Comprare, vendere, uscire da una posizione aperta, aspettare. Anche aspettare è una decisione anche molto forte. Okay? Quindi, che cosa analizza l'analisi tecnica? L'analisi tecnica prende il nostro asset, che nel nostro caso specifico possono essere le valute, le coppie di valute, possono essere gli indici, possono essere i futures o quello che vogliamo, ma possono ancora essere le azioni della Apple, di Facebook o di quello che preferite. Analizza il prezzo durante un determinato periodo di tempo, analizza il volume e analizza quello che si chiama la manifestazione dell'interesse. Ci sono dei parametri che vengono trasmessi insieme ai dati per arrivare a prendere appunto una decisione. Come? Noi partiamo da un grafico che adesso vedremo nella prossima slide. Noi partiamo sempre da un grafico, ok? Su questo grafico, che riflette l'andamento del prezzo, si comprende che gli operatori economici, alla luce di determinati eventi, reagiscono in un determinato modo. Quindi, se il prezzo si comporta in un certo modo, gli operatori venderanno sul mercato, compreranno dal mercato. Okay? L'analisi tecnica dice: questo
questa strategia di comportamento è probabilmente ripetibile. Quindi, se le stesse condizioni si dovessero ripetere, probabilmente gli operatori si comporteranno nello stesso modo. E questo è il margine che ci permette di entrare sul mercato in un modo profittevole. Ora, lo scopo dell'analisi tecnica è quella soprattutto di identificare il cambiamento del trend. Ecco, come voi vedete qua dal grafico, noi possiamo avere, è uno dei tantissimi indicatori che ci possono essere, possiamo avere un grafico che ci indica la discesa del prezzo o la salita del prezzo o il cambio, diciamo, della direzione. Conoscere queste indicazioni ci permette o di aprire nuove posizioni o di chiudere posizioni esistenti, con uno scopo, che è quello di massimizzare il profitto. Okay? Quindi sapere quando si entra, sapere quando si esce. Gli indicatori sono soltanto uno dei diversi possibili strumenti dell'analisi tecnica, ne esistono diversi. Comunque, tutti quanti sono formule matematiche che analizzano il prezzo. Queste formule sono state inventate da degli esperti e queste formule vengono applicate a dei grafici generando come risultato un altro grafico. Questo grafico visivamente è più facile da interpretare che non dei numeri crudi che escono da una formula matematica. Nel linguaggio normale, quando qualcuno mi chiama e mi dice tu cosa pensi dell'euro-dollaro di oggi, io gli chiedo magari hai applicato l'indicatore ABCD al grafico? Quindi applicare un indicatore significa prendere questa formula matematica, metterla nello storico e questa formula genererà poi dei risultati. Vedremo poi dopo come. Circa gli indicatori poi c'è un webinar a parte, adesso questo è soltanto un esempio di analisi tecnica. Ora qua vedete c'è un esempio di indicatore come formula matematica. La media mobile pesata e questa è soltanto una frazione della formula e su questa formula io non mi permetto né di commentarla né di spiegarla perché va molto al di là delle mie capacità. Però la cosa fondamentale qual è? Che noi partiamo da un grafico, questo si chiama grafico nudo e crudo, naked, senza nessun indicatore, ci dice soltanto l'andamento del prezzo. Già da solo offre tante informazioni, okay? Ma noi cerchiamo uno strumento che ci faciliti ulteriormente. Quindi su questo noi applichiamo la nostra formula matematica, il nostro indicatore. Ed è questa riga che viene qua. Questa riga poi dopo ogni indicatore avrà una chiave di interpretazione e anche un corollario. Da questo grafico che vedete sullo schermo comprendiamo che molto banalmente ci sono dei parametri grafici che permettono di modificare l'aspetto esteriore. Quindi io preferisco lo schermo nero, qualcuno lo schermo bianco, qualcuno il verde, il rosso, quello che è. Comunque la cosa fondamentale è che io applicando questo indicatore a questo grafico ottengo delle risposte che per me dovrebbero essere più chiare. Esistono tantissimi indicatori, esiste una marea di formati grafici che potete vedere. Ecco, adesso su questo spenderemo anche 2 parole. Comunque, il punto fondamentale è questo. Ci sono migliaia di indicatori, ok? Ma non esiste la sfera di cristallo. Non dobbiamo farci illusioni, non esiste un indicatore, non esiste una formula matematica che sia in grado di dirci esattamente quello che accadrà nel futuro. Se voi vedete, YouTube è pieno di filmati dove dicono 100% di successo, nomi di fantasia, il dragone dell'Oriente, del vulcano di Timbuktu, eccetera, eccetera, tutte cagate, ok? Quindi non esistono queste cose, non esiste la possibilità di prevedere il futuro al 100%. Se no le banche lo avrebbero già fatto e non lo vorrebbero dire a noi.
lo scopo dell'analisi tecnica è quello di migliorare la capacità di previsione. Ma la capacità di previsione non è la capacità di leggere il futuro in una sfera di cristallo. Ok? Quindi, l'esempio che ne facciamo, lo vedremo poi nella slide successiva anche, se il prezzo di una valuta o di un'azione può andare o su o giù, il nostro indicatore può anche essere una monetina. Io la lancio, 50% di probabilità che la mia monetina mi dica esattamente come andrà il mercato. Okay? Il 50% di probabilità è la base che tutti noi, lanciando una monetina, abbiamo. Il 100% di probabilità è quello che teoricamente è raggiungibile, ma praticamente è impossibile. Noi cerchiamo di prendere quindi non un indicatore, ma un gruppo di indicatori, perché da queste migliaia di indicatori in realtà sono 20 o 30 quelli che realmente funzionano, perlomeno ci sono 20 o 30 formule matematiche, poi tutto il resto sono interfacce grafiche differenti. Però ci sono 5 categorie. Ci sono indicatori che analizzano il volume, indicatori che analizzano il trend, ci sono gli oscillatori, ci sono i misuratori di forza del mercato, ci sono delle categorie ben specifiche. Okay? Io cercherò di mettere insieme determinati indicatori per darmi un'informazione completa. Qua l'esempio che adopero sempre è quello del presidente di una società, di un consiglio di amministrazione che mette intorno a sé diversi consiglieri al tavolo. Ora, immaginate che io debba costruire un palazzo, sono il presidente di una società di costruzioni e intorno a questo tavolo vado a mettere 5 avvocati, con tutto il rispetto. Questi avvocati, anche se sono persone differenti, avranno comunque lo stesso background e quindi mi daranno più o meno le stesse informazioni. Ugualmente se metto 5 ingegneri, possono essere gli ingegneri migliori del mondo, ma magari non sanno come presentare una domanda al comune per avere un permesso edilizio e così via. Quindi io nel mio board cercherò di avere un avvocato, un ingegnere, un finanziario, un esperto di PR, un esperto di personale e così via, in modo da darmi delle informazioni, a volte magari anche in contrasto tra di loro, che però mi permettono di prendere la decisione giusta. Ok? Quindi, tipicamente, punto numero 4, noi lavoriamo con gruppi di indicatori che sono tutti d'accordo nel procedere nella stessa direzione. Se un indicatore non è d'accordo, io non procedo. Ricordate però che tutti gli indicatori analizzano il passato, quindi si dice tecnicamente che sono lagging. Analizzano, misurano qualcosa che è già successo. Quando io lo vedo sullo schermo, quella cosa è già successa, ok? E probabilmente indicano un andamento futuro. Però ogni decisione deve essere presa nel contesto del money management, risk management e trading psychology. Questi elementi, la gestione del denaro, la gestione del rischio, la psicologia del trader, sono gli elementi che più incidono sul risultato positivo, perché ancora una volta, se io ho il 50% di possibilità di trovare la risposta giusta semplicemente lanciando una monetina, vi assicuro che già col 51% possiamo avere profitto. Ok? Quindi lo scopo dell'indicatore è soltanto quello di migliorare la nostra performance, non è quella di sostituirci al trader. E tutto il resto verrà visto poi in un corso separato, che è quello del money management e il risk management. Ok? Una, una chiarificazione poi di termini. Noi siamo trader, cioè questa è una scuola di trading. Bene. Ci sono gli investitori, ci sono i trader. Gli investitori sono le persone che comprano un'azione per metterla nel cassetto. Comprano un fondo di investimento perché pensano che da qui a 10 anni le cose andranno meglio. Il trader invece compra e vende. Compra basso, vende alto, ne fa profitto. E la transazione viene fatta a volte in pochi minuti, nelle banche addirittura in pochi secondi, oppure in un giorno, in una settimana, al massimo in qualche settimana,
ma certamente non in qualche anno. Quindi, genericamente parlando, l'investitore ha un profilo con un basso rischio e un basso profitto, quindi i fondi di investimento ti daranno il 5%, l'1%, il 3%, il trader invece ha un'attitudine ad avere un maggiore rischio, ma con un maggior profitto. Quanti indicatori esistono sul mercato? Tantissimi. Ancora una volta, migliaia e migliaia e migliaia. Qualcuno dice 20.000, qualcuno dice 10.000, ma le formule matematiche che sono dietro questi indicatori sono 20 o 30. Tutto il resto è tutta fuffa. Okay? C'è chi vende l'interfaccia grafica, praticamente. Poi è una scelta vostra se comprare o non comprare. Però vi dico una cosa. Gli indicatori che ci servono veramente per fare trading sono tutti gratuiti. Quindi è inutile spendere centinaia di dollari per comprare degli indicatori. Sono tutti utili per il mio trading? No. No, semplicemente. Intanto perché vi dicevo ci sono 5 categorie, quindi è inutile avere 20 indicatori perché si ripetono uno con l'altro. E quando ci sono troppi indicatori, comunque ci sarà sempre uno che rompe le palle e che dice no, ok? Anche se è sbagliato e quindi mi blocca. È quella che si chiama la paralisi dell'analisi. È inutile mettere troppi indicatori insieme. Quanti indicatori abbiamo bisogno? Dipende dall'algoritmo che voi adopererete, però indicativamente 3, 4, massimo 5, una cosa così. Ci sono altri fattori che sono molto più importanti degli indicatori stessi. Ecco, quindi questo brevemente per dare un attimo un'idea. Il nostro compito, quando facciamo l'analisi tecnica, è elaborare l'informazione che graficamente gli indicatori ci danno per prendere delle decisioni di base. Compra, vendi, esci, aspetta. Ok? Quindi questo brevemente. Grazie adesso per l'attenzione che avete dato e nel prossimo video poi dopo andremo avanti su questo tema, soprattutto sugli indicatori specificatamente. Grazie ancora.